La genialità di Brunelleschi nell'ideare e costruire la cupola di Santa Maria del Fiore non consistette tanto nella concezione della forma a sesto acuto della cupola, che era obbligata da esigenze oggettive, quanto nella capacità di approntare gli strumenti atti a portare a compimento l'opera e nella corretta pianificazione delle fasi di lavoro. In questo Brunelleschi si dimostrò un architetto moderno. Egli fu impegnato nella costruzione della cupola dal 1417 sino alla morte, attraverso fasi successive nelle quali vennero messe progressivamente a punto le diverse componenti del colossale progetto. Le immani calotte convergenti innalzate nel vuoto verso l'alto al di sopra del tamburo, la lanterna conclusiva, chiave di volta della cupola, le tribune morte, elementi decorativi ma anche contrafforti delle spinte laterali provocate dalla calotta. La grande innovazione introdotta da Brunelleschi nella costruzione della cupola, mattonata, sorretta e gonfiata da 8 grandi costoloni bianchi, fu l'uso di una struttura portante in ogni fase del lavoro. La scelta fu d'obbligo. A tale distanza dal suolo non era possibile usare le armature in legno come voleva la tecnica tradizionale. Adottando una doppia calotta interna ed esterna, Brunelleschi semplificò e irrobustì la costruzione, facendo poggiare quella esterna, parallela alla prima, su 24 supporti innalzati sopra gli spicchi della cupola interna. La cupola esterna fu pensata a fini pratici ed estetici, perché proteggesse meglio dall'umido la costruzione e perché sembrasse più magnifica e ampia. Le dimensioni della cupola che si intendeva erigere costrinsero Brunelleschi ad adottare delle soluzioni inedite per risolvere problemi tecnici di estrema difficoltà. Mentre infatti nel XIV secolo, quando la costruzione avanzava verso il tamburo, a Firenze c'erano ancora delle maestranze di carpentieri capaci di costruire armature in legno di dimensioni colossali, nel XV secolo il direttore dell'opera si trovava nella necessità di riscoprire una tecnica in uso e farla riassimilare alle maestranze, oltre a far fronte a spese gravose, rispettare i tempi previsti, procedendo senza indugi. Il lavoro comunque fu affidato a Brunelleschi non perché avesse presentato un modello di cupola dalla forma avvincente, ma in quanto aveva fornito un coerente piano di lavoro per la sua costruzione. Brunelleschi trovò soluzioni ai 1000 quesiti di tipo pratico, destando la meraviglia e l'ammirazione dei suoi contemporanei. Aveva organizzato un sistema di illuminazione delle scale e dei corridoi che corrono a vari livelli tra l'involucro interno e quello esterno della cupola e vi aveva posto dei punti d'appoggio in ferro perché fosse più agevole salire e percorrere quei cunicoli. Aveva disposto i punti di sostegno per i ponteggi di cui eventualmente in futuro avesse voluto decorare con pitture e mosaici, come in effetti avvenne la calotta interna. Aveva progettato un elaborato sistema di scolo delle acque piovane, andava di persona alle fornaci per controllare che gli venissero forniti mattoni privi di difetti, sceglieva le pietre a una, assicurandosi che non fossero crepate, forniva gli scalpellini, modelli in legno e cera e perfino intagliandoli nelle rape, al fine di mostrare loro come andavano scolpiti gli incastri per fissare una pietra all'altra. Dopo 16 anni di intensissimo lavoro, la cupola venne consacrata solennemente il 25 marzo 1436 da Papa Eugenio IV, emblema di una città che dilatava territorialmente i suoi confini. La cupola si innalzava con la sua espansa volumetria sopra i tetti della città medievale. Ammirato da lontano, sullo sfondo dei colli che fanno da cintura attorno alla piana fiorentina, il cupolone, per l'essenzialità delle sue linee, per l'effetto plastico indotto dal contrasto tra l'ammattonato rosso delle calotte e i bianchi costoloni curvilinei, diviene il centro pulsante di un ampio sistema urbano. L'effetto sui contemporanei fu grandioso. La cupola, con la sua ombra, sembrava coprire tutti i popoli toscani. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio.
Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!